Buongiorno a tutti quanti. Oggi video speciale perché proveremo questo meraviglioso, non so se si vede, Wolfman VR1. Che dire, capolavoro, cioè, paghi, non è indispensabile avere un rasoio così, ma è spettacolare. Allora, mi hanno detto tutti di stare molto attento perché questo qua è un'accetta, soprattutto perché è uno dei gap più alti, perché 0,73, dopo mi sa che c'è 0,80, una roba del genere, ma non va tanto più in su perché questo ha esposizione positiva a differenza del VR2. Proviamolo, vediamo cosa succede. Come sapone, è da un po' che ho questo saponcino semplice ma famoso in America, anche perché probabilmente è uno dei primi, di più vecchi che fanno saponi, che è il Mike Natural Soap. Caprifoglio selvatico. Avevo fatto la traduzione Wild Honeysuckle. Tallow, lalolina, burro di cocco. Ecco. Vediamo, dai, proviamolo. Come pennello ci spariamo il Botti NC3 con il manico fatto da Enrico Montesi. Bene, proseguiamo. Sul rasoio ci ho montato una Natchet. Un po' di freschezza. Barber Mind. Fantastico, mi sono innamorato di sto gel pre-barba. Questo per il periodo estivo, bello denso, concentrato, fa benissimo il suo lavoro. Adesso ho deciso che inverno no hai, e estate Barber Mind, fantastico. E uno dirà, ma quando usi sapone di alta qualità serve così tanto il pre-barba? E io dico, perché no? Magari cambia poco, però anche quel minimo che cambia me lo godo, no? Mi aiuta ad ammorbidire un po' il pelo, non mi va a girare sulla pelle, per me è perfetto. Caprifoglio selvatico, vediamo. Profumazione non sparatissima, però piacevole, veramente piacevole. Sapone praticamente duro, è una saponetta, quindi una quantità notevole, sembra proprio un varesino. Forse non dico più duro, ma probabilmente anche più duro di varesino questo qua. Vediamo se basta, se no preleviamo ancora. Ecco, profumazione già così esce fuori bene. Non fanno gli aftershave, quindi solo sapone. Ah, giusto come info, un certo Aldo Conciglia, o Conciglia, se non mi ricordo, me lo sono segnato, passando da amico del gruppo, mi ha hackerato il profilo Instagram, quindi o non lo trovate più, o quello che vedete non è il mio. Adesso logicamente ho denunciato la cosa e farò quello che posso, però in realtà non mi interessa un granché, nel senso che Instagram comunque non è che mi interessi chissà quanto. Ne faremo un altro e dopo vi metterò il link più in là.
così lo facciamo ancora meglio adesso che abbiamo il telefono nuovo. Purtroppo c'è chi si gode la propria passione e chi si diverte a fare del male dietro le quinte. A quanto pare sto scomodo più di qualcuno. Ma chi se ne frega? Alla fine ragazzi, i social sono social, mica la vita reale, quindi puoi immaginarti se me le apprendo queste cose qua. Però, sapone mi sta stupendo. Bello coprente, bello lucido, bel montaggio e anche la profumazione che sembrava quasi non esserci e invece si sta dimostrando veramente molto piacevole. Perfetto, guardate che meraviglia. Infatti ne ho sempre sentito parlare bene, sono un po' snobbati perché probabilmente non avendo l'aftershave alcolico, non facendo proprio tantissime profumazioni, essendo che un packaging semplice magari non è tra i più quotati, però già così... E ora, una dolcezza di taglio mostruosa. È il taglio più preciso e chirurgico che ho mai sentito. Te lo dico proprio in modo molto schietto, già da così. Una roba incredibile. Questo mi sta stupendo molto di più del VR2. Mamma mia. Ringrazio Alessandro Vettorello che mi ha permesso, prestandomi questo rasoio, di fare il video. Come anche il video sul carbon, veramente un amico. Ma proprio sentite proprio che anche se non c'è tanto sapone, sentite proprio che il sapone si incolla al viso. Però dà comunque tanta scorrevolezza. Davvero un bel saponcino. Sta piacendo. Adesso vediamo nel contropelo e via dicendo. Perché... come abbiamo sempre detto, il vero carattere del rasoio non si sente quando si spinge al limite, altrimenti mi dispiace che non riusciate a sentire quello che sento io in rasatura. Sembra che appena la lametta tocca il pelo si polverizzi.
È una sensazione assurda. C'è anche nel contropelo, appena sfiora il pelo senti che salta, cioè è una cosa micidiale. Brufoletto, c'ho 2 o 3 brufoletti, ma per ora solo brufoletto, Nella zona baffi già si sente che il rasoio rade. Ha una dolcezza che può trarre in inganno perché ti sembra di usare veramente un rasoio mild, super mild. Invece, ragazzi miei, c'è una geometria che fa paura. Prendo un altro po' di sapone. Ecco, questo rasoio qua, se ci avete brufoli, brufoletti, è peggio di un R41. Diciamo che non passa sopra i problemi, ecco, mettiamola così. Mamma mia ragazzi, che rasoio! Allora, nel contropelo vi fa capire chi comanda, Cioè, se l'obliquo il pelo lo fate con una serenità mostruosa, il contropelo è come se il rasoio mi dicesse: ok, io sono dolce, io sono fatto bene, ma non pensare di sottovalutarmi, perché quel poco di epidermide che hai, se no te la porto via. Mamma mia. Questo è meglio del Topexan, ve lo assicuro io. Niente rimuovi i brufoli come questo rasoio. Cioè, ogni brufoletto che avevo minuscolo me l'ha portato via. Sicuramente basta anche un gap minore, magari 0,63 dovrebbe esserci, è già più che sufficiente. Però ragazzi miei, rasoio pazzesco, pazzesco.
È un rasoio, ragazzi miei, che io ho provato gran pochi rasoi così. È un rasoio di una precisione, di una stabilità e perfezione di taglio delle lame che è qualcosa di micidiale. Una profondità di taglio considerevole, però ragazzi, porta via tutto. C'è Gap 0,73. Chi fa le due passate ed è liscio, o c'è una pelle dura bene, altrimenti ve ne accorgete che ore sono. Dove fa sentire lui che ora è. Secondo me VR1 qua, un gap non so se c'è 0,58, 0,63, già lì è più che sufficiente. Però mostruoso, mostruoso. C'è il tipo di taglio, il carattere che ha, la precisione chirurgica, il suono. Ragazzi, è spettacolare. Non ci posso fare nulla, è spettacolare. Lo prenderei con un gap un po' più basso, ma è spettacolare. E ora, sapone. Secondo me buona protezione, non forse è difficile valutare la protezione con un rasoio che non conosco, comunque molto efficace, quindi prendiamo le cose con le pinze. Però mi ha dato l'impressione di una buona protezione, non magari come un Macduff, un Declaration, ma nemmeno come uno Stirling, quindi una mezza via, diciamo, ecco, un buon prodotto. Post rasatura un po', cioè, non secco, ti dà quell'effetto di faccia leggermente gommosa, eh, non vellutata, un po' leggermente tiratina, però un post rasatura buono, cioè nel senso non sentite la pelle secca, ecco, questo intendo. Tutto sommato un buon sapone, un buon prodotto secondo me, in più anche un sapore duro, quindi valutiamo anche la cosa sotto quell'aspetto lì, è veramente tanta roba, è un buon prodotto, se vi capita sicuramente da provare. Come after ci spariamo che ci ho messo qualche goccina di mentolo leggero al Barbasana qua. Si sente la rasatura, Dopo un consiglio, se avete la pelle delicata, se avete un po' problemi con l'alcol, però vi piace, se voi ci mettete un po' di crema, prima mettete un po' di crema, o un astringente, però meglio un po' di crema, e dopo 2-3 minuti ci mettete l'after, sentite molto meno l'effetto alcolico, brucia meno e vi godete di più, ma nel momento se vi dà fastidio, altrimenti a me piace proprio anche sentire la botta, cioè, me lo godo, quindi ci sta. Bene. Ragazzi, rasoio che si fa sentire. Per me, ve lo dico, è un gap troppo alto perché la pelle la sento bella, bella tirata e come vedete, guardate che roba. Sono piallato sotto pelle. Allora, quando mi escono queste cose qua, vuol dire che ho la pelle al limite. Fra un minuto, due, sparirà tutto, la pelle a posto, non ho gravi danni, non è un'irritazione, però non è neanche una pelle che sta bene. Cioè, vuol dire che comunque ho sentito la rasatura più di quello che avrei dovuto sentirla. Sicuramente tra questo e il carbon, questo qua è molto più aggressivo. Magari ci fai la mano, lo usi più spesso, migliori, niente da dire, però per me, per il mio tipo di rasatura, portandole al limite, sicuramente un gap minore sarebbe un rasoio fantastico, non sopra il 0,6. Ecco. Però, tutto sommato, come vedete adesso sta già andando via, vabbè, un paio di brufoletti. Questo sì, questo è un red point. Piano piano mi sta già andando via, adesso si sfiamma, va via tutto, non ho dolori, bruciori né niente. Ho una pelle estremamente delicata, ve l'ho sempre detto, però quando cominciate a vedere queste cose vuol dire che comunque la rasatura è troppo al limite sulla mia pelle, ecco, questo. Però non ho sentito bruciori da morire o cose estreme.
Questo gap ed esposizione non è un rasoio per tutti, questo possiamo proprio stare tranquilli. Però me lo sono goduto lo stesso, ragazzi, quindi che gli dire, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Vabbè, dai, me la sono goduto. Ho un BBS che veramente mi tocco la fronte, mi tocco in giro, sono sottoterra, sottoterra. Però è al limite, è troppo, 0,73 è troppo, troppo, per me è troppo. Però bel rasoio, fatto bene, rifiniture, taglio, carattere, qualcosa di unico. Un gap in meno, ecco. VR2 per me andava bene, tipo un gap 1, 1,5, cioè 1,5, 1,10 sarebbe stato perfetto. Questo un gap, non so, 1,58, 1,6, cioè una roba del genere, meno di così, vai così veramente esagerato. Se c'è anche 0,53 o 0,56 o qualcosa del genere, quello sarebbe stato per me più che perfetto. Bene, come vedete sta già andando tutto a posto, parte del puntino che io con l'after alcolico continua per una vita, ma per il resto dai. Sapone piacevole, piacevole. Se vi capita provatelo che di sicuro non ne restate delusi. Delusi. Però c'è di meglio per me, c'è di meglio, ecco. Su questo non ci piove. Come saponi duri invece se la batte, non è facile. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.